Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima parte di giugno 2022. Tendenze energetiche affettive include le relazioni romantiche, le relazioni familiari, le relazioni di amicizia e le relazioni con i colleghi. Quindi, quando io guardo le tendenze energetiche affettive, guardo a 360 gradi. Vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché ho inserito dei messaggi aggiuntivi per i single, per le persone che sono in una relazione e per le persone che hanno una relazione diversa dalle prime 2. Quindi che sono in separazione, che hanno un amore a distanza o magari che hanno un amore clandestino. Allora, abbiamo la carta del matto. La carta del matto parla di nuovi inizi, di nuove avventure. Parla anche di quello che è il ritrovare la fiducia nella vita. È una carta che esprime una forte bontà d'animo, parla di purezza e genuinità di pensieri e di sentimenti, insomma. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi invece che cosa vi vogliono dire e a che cosa fa riferimento questo matto. Io intanto ricordo che sono letture collettive, prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare l'ascendente e il vostro segno lunare, scusate. In descrizione, aprendo la tendina, trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi a che cosa fa riferimento questo matto. Abbiamo un asso di spade seguito da un 4 di coppe. Allora, qui di nuovo un asso, un'altra partenza, un altro inizio, una nuova chiarezza mentale. Mi parla di quello che potrebbe essere stata una chiacchiera, una, discussione intendo un confronto, ecco, perché comunque ha toni pacifici normalmente, una verità, un qualche tipo di, informazione che è arrivata e vi ha portato ordine mentale o comunque quella è l'energia dell'ordine mentale, della chiarezza mentale, con la quale parte la lettura. Diciamo che il 4 di coppe mi fa pensare al fatto che qualcuno stia pensando a qualcun altro, okay, può essere che si sia un attimino focalizzati in questo periodo su quello che manca, piuttosto che su quello che si ha e, probabilmente è una la cosa su cui ci si sta focalizzando e non si riesce a vedere la cosa da un punto di vista un pochettino più ampio. Andiamo avanti poi con un asso di bastoni e la carta del matto un'altra volta. Mh, quindi qui sento che è la fiducia che viene messa in discussione qui con questo matto, perché qui probabilmente c'è qualcuno che vorrebbe un incontro, perché l'asso di bastoni fa riferimento proprio a quello che è un incontro, molte volte anche un incontro passionale, quindi un incontro di tipo fisico, intimo, okay, ma avendo comunque la carta del matto sento che manca un pochettino la fiducia, manca quell'apertura. Non è tanto un'apertura del cuore perché il matto ha già il cuore aperto, è un'energia pulita come carta. È proprio quello che parla dell'impulso, dell'istinto, perché anche l'asso di bastoni fa riferimento comunque a quello che è, l'impulso. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Oh, abbiamo un re di coppe, quindi potrebbe essere la vostra persona di interesse o qualcuno che entra nella vostra vita, nel caso non abbiate nessuno. Potrebbe anche fare riferimento a una persona con la quale entrate in contatto e che potrebbe darvi una mano. Normalmente i re di coppe potrebbero anche simboleggiare, guardate,
Per qualcuno magari risuona, io vi dico, ho visto un'immagine di un centro olistico dove fanno dei corsi, comunque il Re di Coppe è collegato con i terapeuti anche proprio di medicine alternative e chissà, potrebbe anche essere che voi partecipiate ad uno di questi corsi e incontriate questo vostro Re di Coppe, insomma ve lo auguro. Seguiamo con un 5 di spade al contrario e io sento che questo Re di coppe un po' vi destabilizza, perché se qui si partiva con quello che era la chiarezza mentale, qui si arriva di nuovo a: "Oddio, e adesso?" E poi abbiamo un 8 di denari che parla comunque di quello che potrebbe essere da un lato il lavoro, da un lato potrebbe esprimere quello che è semplicemente una ciclicità, una quotidianità, mh. Okay, allora estrarrò solo una carta di quelle piccoline per spiegare e poi andremo a vedere un attimino in dettaglio di che cosa si tratta, okay? Una carta per l'asso di spade, per piacere, grazie. Ne sono uscite 2 ovviamente. Sì, l'asso di spade mi parla di guarigione. Avete 2 carte che parlano di guarigione. Io credo che qui qualcuno abbia preso fortemente consapevolezza di qualche cosa. In un certo senso il matto fa anche riferimento a quello che è il bambino interiore, quindi io sento che qui c'è una guarigione profonda. C'è un riequilibrio, c'è una comprensione, una crescita anche spirituale, proprio per la comprensione magari di qualche dinamica, magari di qualche tipo di cosa che è successo, di emozione che state provando. Parla proprio di chiarezza mentale che vi porta ad un'elevazione, Andiamo a vedere il 4 di coppe, una carta per piacere, grazie. Il mondo. Ancora una? Niente, alla fine ne estraggo 2 come sempre. Io credo che qui qualcuno si stia aspettando una riconciliazione, delle scuse, un cambiamento, un movimento, un riconoscimento da parte di qualcuno, sapete? Perché il Fante di coppe normalmente parla di quello che è un porgere le scuse e qui c'è quello che è un riconoscimento dall'esterno che non viene, che si sta desiderando, si sta aspettando. L'asso di bastoni è spiegato di nuovo da un 8 di pentacoli, era già uscito qui, e da un 3 di bastoni. Uhm, io credo che si tratti proprio dell'intraprendere qualche tipo di progetto, qualche tipo di, quotidianità, di nuovo ciclo, si tratta proprio di iniziare magari per qualcuno è proprio un hobby, una passione, perché comunque l'asso di bastoni fa riferimento a quello, diciamo a livello generale chiaramente. Andiamo a vedere il matto per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di pentacoli e un 4 di bastoni al contrario. Qualcuno si sta attaccando, legando, fa fatica a fidarsi di un legame, di qualcuno che di un familiare potrebbe essere per qualcuno o del proprio partner, nel caso fosse una stesa romantica per voi. C'è qualche cosa qui che si vorrebbe cambiare, all'interno di questa relazione o di questa situazione. Fatemi vedere l'8 di coppe il re di coppe per piacere, grazie. Comincia a straparlare adesso, eh. Asso di coppe. Uh. E 3 di spade. Allora, qui da un lato potenzialmente c'è quello che è l'inizio di un nuovo tipo di sentimento con questo re di coppe o la trasformazione del sentimento esistente se questo re di coppe è già il vostro partner, insomma, no? Però abbiamo anche questo 3 di spade, quindi qui si tratta di io credo rinnovare il cuore da questa sofferenza che avete dentro. Vi ricordo che qui avevate 2 carte di guarigione, qualcuno si è dovuto prendere un periodo per fare chiarezza mentale, no. Andiamo a vedere questo 5 di spade al contrario. Gli amanti. Che altro? E il mago al contrario, 2 arcani maggiori. Qui si fa difficoltà a credo a lavorare l'amor proprio.
Perché gli amanti normalmente parlano proprio di quello, di amore, ma non è solo l'amore verso gli altri, è anche l'amore verso se stessi, è amore a 360 gradi, non è solo l'amore di coppia, per capirci, no, però qui con questo mago al contrario sento che, per qualcuno potrebbe essere una cosa un po' forzata. Ehm, Potrebbe essere che veramente questo fante di coppe sia ehm, cioè che voi vi aspettiate le scuse di questo fante di coppe da questo re di coppe e qui ci sia: "Okay, ricominciamo però io ho ancora il cuore ferito. Non sono ancora riuscito o riuscita ad attraversare quello che è il processo di guarigione. Non l'ho ancora mandata giù", mi dicono. Okay, 8 di pentacoli. 4 di coppe un'altra volta, ce l'avevate qui, e 2 di spade. Io credo che qui si tratti di far passare del tempo, perché comunque sia il 4 di coppe che è il vedere le cose fino ad un certo punto e anche il 2 di spade che è una carta che ha la figura bendata, quindi, fa riferimento alle cose che non si vedono, alle proiezioni, sento che in realtà questa situazione della non fiducia e anche un po' della ferita che ha questo bambino interiore che ci dice il matto, ha bisogno ancora di essere elaborata. Questa persona se la deve un po' sudare, prima di passarla liscia insomma. Non che gliela dobbiate far trovare dura, però deve capire, io credo, il tipo di dolore che ha provocato o comunque se non ve l'ha provocato questa persona, il tipo di dolore che voi avete dentro, perché iniziate il periodo da una fase di guarigione, di espansione della coscienza. Mh? Okay, bene, andiamo a vedere per le persone single che messaggio aggiuntivo vi posso dare, Quindi andiamo a vedere qualche carta anche per i single. I single dell'Ariete. Okay, allora abbiamo l'imperatrice al contrario, il 6 di pentacoli. Okay, imperatrice al contrario, 6 di pentacoli, carro al contrario e 6 di spade. Allora io qui sento che c'è qualcuno che non sta ascoltando il proprio istinto. Vi posso anche dire che la sacerdotessa, forse ho detto l'imperatrice prima, scusate, la sacerdotessa, ehm, è una carta che esprime una situazione di single, perché comunque è una monaca, no, nel senso è una persona che sta, potenzialmente da sola. E al contrario. Quindi vi dico che questa situazione potrebbe per qualcuno cambiare, Scusate. Infatti poi abbiamo comunque un 6 di pentacoli che mi parla di equilibrio, mi parla di quello che è uno scambio e qui è un po' la parte controversa, perché da un lato c'è un carro al contrario che mi parla di un non saper scegliere, mentre il 6 di spade mi dice che c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate credenze limitanti per riuscire a fare questa scelta. Può essere che l'offerta di cui parli, la coppa insomma che vi venga offerta dal fante di coppe sia appunto una proposta, ma sento che anche voi probabilmente lo volete, di entrare più nel pratico, nel quotidiano, l'uno nella vita dell'altra. Potrebbe essere semplicemente il fare un passo avanti nella relazione. Quindi tendenzialmente si va verso quello che è un approfondimento di una persona che potrebbe arrivare. Ehm, Non so se la conoscete già, però ecco, potrebbe essere che nel prossimo periodo, perlomeno se non cambia il vostro status, diciamo che non vi sentite più tanto soli come prima, ecco. Proprio perché c'è questa sorta di equilibrio che arriva con il 6 di pentacoli, però la raccomandazione è quella di lasciarsi indietro queste limitazioni che fondamentalmente sapete le vocine, no,
tipo: "E gli altri cosa potrebbero dire? E che cosa potrebbe succedere?" E tutte quelle limitazioni che ci si crea un po' da soli, ecco. In realtà, mhmm, sono credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia. Si tratta proprio di lasciar stare la mente, di portar chiarezza mentale, di guarire quelle che sono state le vostre ingiustizie, le vostre carenze anche affettive, okay? D'accordo, andiamo a vedere per le persone che sono in coppia, quindi che hanno già una relazione. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. 6 di bastoni, asso di pentacoli, 6 di pentacoli, ancora una carta per piacere, grazie. Avevo detto una. No, sono troppe, scusate, le rimetto dentro, una sola. Ok. E 3 di bastoni. Allora, io direi che, non c'è male ragazzi, non c'è male. Perché comunque avete il 6 di bastoni, che è una carta di successo, è una carta di vittoria, di allegria, di conquista. Per certi versi potrebbe anche parlarmi di qualcuno che, ehm, ha questa tendenza a dirigere, non manipolare, non è fatto con scopi, è una dare una direzione agli altri. Okay, quindi sento che c'è questa energia da leader. L'asso di pentacoli parla di un nuovo inizio di tipo concreto. Può essere che qualcuno qui abbia proprio un nuovo tipo di progetto, perché anche qui abbiamo un 6 di pentacoli e vi faccio presente che ce l'avevate anche qui, per i single. Ehm, C'è una sorta di e anche il 3 di guardate, non so perché, ma in questo tipo di relazioni, quindi le coppie, per molte persone si tratta questo progetto di aprire un'attività lavorativa insieme, di creare qualche cosa insieme e vi posso dire che vi va a gonfie vele. Si tratta proprio qui di una lettura sullo scambio del commercio, su quello che è la cioè asso di denari, nuovo percorso, nuovo inizio, un dono che arriva dall'alto, che magari è un'idea che vi fa avere, ottenere, raggiungere quello che è un equilibrio a livello monetario. Abbiamo anche un 3 di bastoni e parla di viaggi, parla di qualche cosa che è già iniziato, di un progetto che è già iniziato. Per qualcuno potrebbe essere magari non lo so, un finanziamento per una casa insieme, un investimento di questo genere, perché comunque vedo tanti soldi. Per essere una stesa di, amore, insomma, è un po' strano, però scrivetemi nei commenti se vi risuona, okay? Vedo sì, comunque, equilibrio, vedo che è un buon periodo. Bene, adesso andiamo a dare qualche consiglio anche alle persone che in questo momento hanno una relazione diversa da queste 2, ovvero che non sono proprio single, nel senso che hanno qualcuno, però magari sono in una relazione complicata, magari sono in separazione. Andiamo a vedere. 4 carte per piacere, grazie. 8 di coppe. L'8 di coppe parla di ricerca interiore, parla di quello che è un allontanamento, la forza. Io credo che qui qualcuno sia a distanza, si sia distanziato, perché l'8 di coppe è qualcuno che comunque parte per un viaggio, è qualcuno che cerca il proprio spazio, cerca la propria verità interiore. Come dico sempre io, è l'arcano minore della morte, dell'eremita, quindi
C'è questa verità interiore che deve essere fatta. Abbiamo poi anche la carta della forza. Qui potrebbe essere che ci debba essere il coraggio di fare questo tipo di scelta, questo tipo di distanziamento o distacco di cui mi parla la forza, ma manca magari il coraggio. Poi abbiamo un 5 di bastoni, la carta dell'eremita che è la stessa energia e il carro. Sì, allora, sento che qui per molti può risuonare come una relazione a distanza, dove in questo momento magari c'è proprio separazione, per magari dei conflitti, perché comunque abbiamo un 5 di bastoni, quindi sicuramente, può essere che ci siano state delle questioni che abbiano creato attrito, okay? Qui si tratta di scegliere di andare per la propria strada fondamentalmente, perché l'eremita mi parla del viaggio solitario e il carro mi parla proprio di quello che è il prendere una direzione, l'effettuare una scelta, che è anche un po', l'energia della forza. Entrambe parlano di una scelta superata con successo e il carro parla di movimento, di spostamento, può essere un trasloco, può essere sento che è più tipo un viaggio, più che proprio un movimento di casa, ma magari per qualcuno rappresenta quello che è un movimento della casa. Qui c'è la necessità di sì, di elaborare la propria verità, che cosa è giusto per voi, che cosa vi sta bene, che cosa vi fa star bene, che cosa vi apre il cuore. Perché comunque sento che ci sono questi conflitti, che in realtà sono conflitti con i 5 di bastoni, son sempre conflitti che cioè non per cui cose di poco conto, per cui non vale neanche la pena discutere in realtà, eh. Okay, andiamo a vedere gli angeli del cuore, per piacere, grazie. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Qualcuno potrebbe essere che ha figli, di conseguenza la vita amorosa è influenzata dai figli, per qualcuno fa riferimento a questo matto, al bambino interiore. Quindi a tutto quello che vi è successo con il bambino interiore, con le vostre credenze limitanti, okay, con i dubbi che vi accompagnano, con quello che è la chiarezza mentale che dovete fare. Bene, amici dell'Ariete, ci tengo a ringraziare tutte le persone che aiutano, ehm, con i like, con i commenti. Grazie per il vostro sostegno, davvero. Spero che la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.